Buongiorno amici di Matti per la Pesca, oggi siamo sul nostro nuovo MED 580 Fishing in compagnia di Davide Serafini, il guru dell'elettronica. Oggi useremo Davide per controllare, per settare il nostro nuovo FCV 800 che abbiamo messo in console. Quindi non perdiamo tempo e facciamo subito parlare l'esperto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Devo dire innanzitutto che questa macchina non è niente male. Adesso capisco perché Andrea Iacovizzi parla così tanto bene di questi MED. Questo è piccolino, 580 se non sbaglio. 580? Abbiamo un 140 cavalli Sì. anche. Però devo dire è veramente una bella macchina. Bravi, bravi. Abbiamo anche una plancia classica, standard, quella che praticamente hanno tutti. Cioè un TZ-T3 con un modulo di FF3D più l'FCV 800. Questa è la vera novità in realtà di questa macchina, perché il TZ-T3 ce l'abbiamo ormai già da qualche anno, l'FCV 800 invece è veramente un nuovo arrivo. È una macchina che nasce anche per il mercato professionale, quindi le caratteristiche sono particolari se non altro, cioè è congegnato in un certo modo, proprio per dare la possibilità di andare a fare dei setting abbastanza particolari, e nella pesca al calamaro questo può essere molto utile. Anche qui, con una profondità di appena 2,30 m, si nota subito la velocità di scorrimento del nostro schermo. Questo vuol dire che la macchina aggiorna i dati veramente molto velocemente. Abbiamo la possibilità di mettere due sonde, in questo caso lui ha optato solo per una P66, ma possiamo mettere anche una sonda CIRP più una sonda monotono. In questo modo avremo il bottom discrimination, avremo l'AccuFish. Abbiamo la possibilità anche di visualizzare la sonda media frequenza sullo schermo e utilizzare le funzionalità della monotono per tutte le altre analisi. Una macchina ricca di novità, ricca di prestazioni, che è tutta da scoprire, ma dopo ve lo mostro ancora meglio. Venite con me. Allora Davide, una cosa importante, adesso mi farebbe piacere che tu settassi il mio 588 come se fosse il tuo, come se dovessi andare a fare una pescata di calamari, così magari potrei anche imparare qualcosa di nuovo. Allora, amico mio, inizieremo proprio dalle cose per me più importanti, allora, che non vuol dire importanti per tutti, però sicuramente le cose che interessano di più a me. Parliamo subito della palette colori. Fabrizio sta utilizzando una palette con sfondo chiaro, che non è sbagliato, va bene. Se abbiamo il sole, come in questo caso, che è molto forte, ce l'abbiamo proprio alle spalle, è la palette colori che ci mette meglio in risalto la struttura del fondo e i target. Però per mia passione, per mia, diciamo, esigenza, sicuramente opterei per una palette scura, la nera per essere precisi. È bene imparare a usare lo strumento sempre con la stessa palette colori. Ci sarà molto utile quando dovremo andare a capire dai mark cosa stiamo vedendo. La prima cosa che io farei, se sono qui sul mio gommone e col mio nuovo FCV 800, è andare in menu. Col knob vado a scegliere il menu che mi interessa. Come vedete ce ne sono tanti di menu in realtà, ma quello che interessa a noi per cambiare lo schermo è il menu display. Lo seleziono, scendo e vado sullo schema colore. Dal bianco posso scegliere il blu, al nero, al giallo o il diurno. Per mia praticità, per mio interesse, il migliore è sicuramente il nero. Quindi esco e ho lo schermo già settato con la palette colori neri. Perché nero? Perché come vedete l'azzurro risalta moltissimo sullo sfondo nero e quindi per me questa è la regolazione migliore, più importante. Un'altra cosa da fare è quando vado a pescare i calamari. Allora, la prima cosa da fare è sicuramente sistemare le scale. Di fabbrica lo strumento ti propone alcune scale standard. Scale sta su range ovviamente. Questi valori possono essere messi fra virgolette un po' a casaccio. Per esempio, normalmente il primo valore vale 20 metri. Noi, se dobbiamo adesso fare delle prove anche qui in porto dove la profondità è minima, 20 metri sono troppi, non riusciamo neanche a visualizzare lo schermo, ma anche in pesca può essere importante vedere soltanto una parte del nostro schermo che riguarda la zona vicina al fondo. Quindi andiamo a settare
in modo manuale questi valori. Guardate, qua abbiamo 5, 15, 20, 30 e dopo abbiamo subito un 130 metri. Questo 130 lo voglio portare a 50. Vi mostro come si fa. Quindi usciamo da qui, andiamo sul menu, questo è il menu principale, scendiamo fino a scala, la selezioniamo, andiamo ad agire sulla scala che ci interessa. In questo momento la numero 5 è 130 metri, la seleziono e vado a metterla per esempio a 50. In questo modo la scala 5, che posso impestare proprio andando col tasto range, sarà settata a 50 metri. Usciamo, facciamo la prova, andiamo su range, sono su manuale, 5, 15, 20, 30, 50. Quindi a seconda di quello che voglio vedere sullo schermo, scelgo la scala più adatta. Faccio l'esempio pratico. Qui il fondo è 2,50 m, scelgo 5 metri. Come vedete la scala va da 0 a 5. Voglio andare a pescare fuori. A me interessa mettere in risalto 15 metri, cioè da qui a qui arrivo a 15. Lo seleziono. In questo momento la scala è da 0 a 15 metri. Ma se io sto pescando per esempio a 40 metri di profondità e voglio vedere questa scala di 15 metri, cosa devo fare? Devo utilizzare il tasto Shift, o meglio anche spostamento. Quindi menu, bisogna ricordarsi di essere sempre con il range in manuale, se no questa cosa non funziona. Vado su display, ecosonda, scelgo ecosonda, seleziono nel menu lo spostamento e aumentando lo spostamento io non faccio altro che far partire la scala dalla misura che metto qui. Quindi se qui vado a 30 metri o a 10, parto dai 10 e vado ai 25. Parto dai 20 e vado ai 35. Come vedete lo strumento mi mostra sempre 15 metri, però con questo valore gli dico da dove partire e questo è importante perché migliorerò tantissimo la definizione del mio schermo, di quello che riesce a leggere. Come vedete in questo momento ho perso anche la lettura del fondo perché sono completamente fuori rispetto alla posizione reale del fondo sotto la barca. Torniamo indietro. Eccoci qua, siamo di nuovo a 0, quindi lo spostamento non c'è e lo strumento immediatamente mi indica di nuovo la profondità. Quindi, per fare un piccolo riassunto che sia il più chiaro possibile, con il range andiamo a scegliere la scala che rappresenta il nostro strumento, in questo caso ho messo 5 metri, e con il menu ecosonda posso scegliere lo spostamento. In questo caso il fondo è proprio qui, quindi se già metto 1 metro avvicino ancora di più il fondo, però come vedete l'effetto è questo, sposto il fondo, quindi lo posso mettere all'altezza che voglio io. Direi che questo per quello che riguarda lo spostamento e il range dovrebbe essere tutto quanto abbastanza chiaro. Un'altra impostazione importante che adesso vado a controllare, come l'ha settata il mio amico Fabrizio, è sicuramente il discorso dello zoom. Sempre nel menu scala, oltre che avere tutti questi parametri che abbiamo appena visto e abbiamo puntato sulle misure a noi più interessanti, abbiamo la scala zoom. Quando noi andiamo a selezionare la modalità button zoom o zoom, finestra zoom sul nostro strumento con il tasto mode, qui possiamo scegliere quanto vogliamo ingrandire della nostra scala. Per me 20 metri per esempio sono troppi e quindi vado a mettere per esempio 10 metri che possono essere sufficienti. Il button zoom, cioè la BL, la metto anche a 10 metri. Perfetto. In questo modo è tutto quanto registrato. Se io vado su il mio tasto Mode, che sta qua sopra, e vado a vedere il button zoom, vedrete che qua avrò da 0 a 10 metri
e di lato lo schermo con tutta la scala del mio strumento. In realtà il fondo finisce qui, ma io comunque ho la finestra che mi rappresenta i 10 metri di scala. Questa è una funzione abbastanza semplice ma importante. Chi fa una pesca verticale ma vuole tenere sotto controllo anche tutta la scala. In questo modo a destra vedo tutto, a sinistra vedo soltanto i 10 metri che stanno vicini al fondo. Questo è il modo per me migliore per regolare lo strumento. Altra cosa ovviamente importante, il gain. Posso scegliere tra 3 modalità. Posso scegliere tra il gain manuale, che vuol dire spento, pesca, dove lo strumento si setta automaticamente per i migliori risultati nella visione dei target, o crociera, che viene utilizzato quando la barca la uso negli spostamenti, quindi mi serve, diciamo, meno sensibilità per avere meno disturbi e riuscire a leggere comunque sempre l'orografia del fondo. Qui Fabrizio vedete che ha comunque impostato anche una correzione, l'ha fatto un po' più sensibile rispetto a quello che dicono loro, quindi hanno messo un +1. Questa è una cosa utile, si può aumentare o diminuire la sensibilità, lo vedete, si vede direttamente qui proprio sul nostro schermo, si possono mettere in risalto di più i particolari, tenendo a livello pesca lo strumento in grado di fare tutte le regolazioni di gain e di clutter in automatico, per scegliere, diciamo, la combinazione migliore. Per come pesco io preferisco sempre tenerlo su manuale completo, quindi vado sulla funzione spento, auto gain spento. Piccolo riassunto, rivediamolo: gain spento, cioè manuale, pesca o crociera, teniamolo spento. Adesso dobbiamo andare a controllare, oltre che il gain, e come vedete ho la possibilità di andarlo a modificare direttamente con il pomello senza dover entrare in nessun menu. Questa è una cosa molto comoda. Ho una diciamo, regolazione micrometrica del nostro segnale di risposta. Devo andare a controllare come siamo, diciamo, mettiamola così, con il discorso delle altre impostazioni, cioè impostazioni importanti che sono quali? Avanzamento immagine, teniamolo sempre 1 a 1, è quello che io consiglio sempre perché ci dà il massimo delle prestazioni della macchina. Lo spostamento adesso è a 0, normalmente se sto pescando a 30 metri di profondità questo spostamento sarà almeno 20. Interferenze su auto, se ho disturbi di altri apparati vicino, disturbi elettrici, questo aiuta molto, però nella pesca ai calamari io consiglio di tenerlo spento. Questo perché a volte il calamaro viene interpretato come disturbo e quindi sparisce dal nostro schermo. Quindi interferenza spento, cancella colore, mi raccomando, sempre a 0, clutter. Qui Fabrizio usa un 30% di clutter. Per me è un po' troppo. Io lo andrei a regolare tra il 10 e il 20. Queste sono le due misure di clutter che secondo me per i calamari rendono di più. Visto che non voglio proprio cambiargli completamente le impostazioni della macchina, lo terremo a 20. Qua c'è anche la colonna colori di quello che sta modificando il nostro strumento. Come vedete, se questi sono i colori massimi, tenendo 10% diventa così, io posso, aumentando il clutter, andare a stringere questa banda. L'ho già spiegato anche su altri video, se li cercate sul canale li troverete, capirete cosa vuol dire fare questo. Adesso non vorrei andare troppo nel dettaglio, comunque teniamolo al 20%. Espansione colore eco assolutamente da tenere a 0. Questo mi serve per l'analisi del fondo. Vi faccio vedere cosa succede quando lo attivo. Adesso è attivo. Guarda un po'. In pratica, da un fondo completamente rosso e piatto ho tutte le sfumature di rosso, arancio e giallo in corrispondenza del fondo. Qua siamo a 2,30 m, vedete molto poco. Se fossimo fuori al largo e ci sarebbero delle strutture sul fondo, riusciamo a individuarle anche sotto la linea di fondo, proprio perché lo strumento in questo momento è in grado di mettere in evidenza tutto quello che sta sotto. Non sotto il fondo, ai lati del cono.
anche questo è un discorso che abbiamo fatto già più volte, questa non è la sezione di quello che sta sotto, ma è semplicemente l'espressione grafica di tutto quello che viene illuminato dalla sonda. Nella pesca a calamari ovviamente va tenuto spento, non bisogna utilizzarlo perché andiamo a perdere i target di calamari in questo modo. Quindi espansione eco, spento. Linea bianca può essere a 0, possiamo dargli anche un valore dell'1 o il 2%, nei calamari non è importante. TVG serve solo per diminuire la sensibilità nei primi metri d'acqua e aumentarla in basso, ma è una funzione come è impostata adesso che va utilizzata dopo i 100 metri, quindi a noi non interessa. TVG riguarda sempre questa cosa qui. Perfezionare sì, vuol dire che avrò più dettaglio, e dopo qui abbiamo eventualmente da settare lo zoom fondale. Potenza TX, questa è una cosa anche abbastanza importante, posso scegliere tra un minimo e un massimo. Se io sono in acqua molto bassa, come in questo momento, posso anche selezionare una potenza di trasmissione bassa, infatti vedete che funziona tutto perfettamente e ho tolto tutto quel rumore di fondo che c'era sulla superficie. Con una P66 io direi per la pesca ai calamari ai 20-30 metri si può ottenere tranquillamente un valore che va a 3, 4, non la terrei al massimo oltre i 50 metri. Quindi la mia impostazione per andare a pescare qui sarebbe più o meno 3. Tornano un po' di disturbi dati proprio dalla riflessione, se noi dovessimo uscire con la barca a 30 metri vediamo che questo viene veramente pulito. Res Boost, questa è una funzione proprio proprietaria di Furuno e serve per migliorare i dettagli sulle impostazioni della macchina, ci riesco a vedere anche sulle basse frequenze i dettagli più definiti, sulle basse e sulle alte frequenze, quindi assolutamente da impostarlo, gli dico di sì. Il Res Boost, come vedete, mi migliora tantissimo la forma dei target rispetto a prima. Questi saranno probabilmente disturbi data la bassa profondità, però se siamo fuori in pesca noteremo sicuramente un miglioramento nella definizione degli archi dei pesci e anche della posizione dei calamari. Ragazzi, io direi che per questo piccolo tutorial fatto sul MED di Matti per la pesca potrebbe bastare. Se avete domande, qualsiasi cosa, lasciate un commento sotto, sarà un piacere rispondervi. Ci vediamo di nuovo sul canale. Ciao ragazzi!